Salve e benvenuti alla Piana di Astreg. Io sono Jack Sunslight e in questo video delle Gormanalisi analizzeremo gli unici 3 gormiti non troncosi del popolo della foresta di seconda serie: Sferz, Supplizio e Sporius. Ma prima, sigla! Non l'ho mai fatto al video sta roba. Cominciamo con Sferz il Divoratore. Ispirato principalmente su 2 tipi di piante carnivore, quelle con le trappole a scatto, come la Dioneum scipula, usate al posto delle mani del gormita, e quelle con trappole ad acido, come le Sarraceni e le Cephalotus, che vengono usate per il design della testa. Il fisico può anche ricordare una mantide religiosa, ma non la userei come ispirazione. Apparizioni. Non appare da nessuna parte nel magazine, quindi passiamo subito ai poteri. Sferz ha un corpo molto vulnerabile, quindi tende a nascondersi quando e dove può, ma non è da prendere sotto gamba. Cioè, in realtà sarebbe l'ideale perché le sue gambicine sono molto delicate, ma non è questo il punto. È un gormita molto pericoloso. Le sue mani, a pianta carnivora, sono taglienti e talmente taglienti da riuscire a tagliare un albero a metà. Ma non è questa la sua abilità principale. Infatti è capace di sparare saliva acida dalla sua bocca, che a quanto pare digerisce ogni cosa anche se fuori dal suo corpo. Ma dato il nome divoratore in qualche modo dovrà ricavare dei nutrienti da ciò, quindi suppongo che lascia che l'acido sciolga la preda fino a quando non è più in vita ed è abbastanza grande da entrargli in bocca. Poi prende il resto della carcassa con le sue manine non prensili e se la mette in bocca così da poterla effettivamente digerire. Non so perché, ma ero sicuro che esistesse un animale che aveva uno simile modus operandi, invece non ho trovato niente, quindi fatemi sapere se le mie supposizioni erano corrette. Con la forma atomica ottiene, come il resto del suo popolo, l'antico mimetismo e ciò gli permette di nascondersi con più facilità e genera una maggiore sicurezza in Sferz, il quale ora ha il coraggio di compiere degli agguati in una maniera più aggressiva. Si apposta, tiene d'occhio la sua preda e poi, quando pensa sia il momento giusto, la inonda di saliva acida. Non ne so il motivo, ma il narratore delle cards fa sempre riferimento al fatto che essere digeriti e sciolti vivi non sia bello. Non dico che si sbaglia, ma a questo punto poteva anche dire che è maleducato da parte di Sferz sputare addosso alla gente. Passiamo a Sporius il Terribile. Gormita estremamente fungoso. Infatti ha 9 cappelli o cappelle, le parti che danno la forma d'ombrello ai funghi, uno sulla testa, 2 sulle mani e 3 in ciascuna delle spalle. Non ho trovato nessuna specie di fungo che gli assomiglia, ma credo sia basata principalmente sulla Manita muscaria, il classico fungo rosso a pua bianchi ed estremamente velenoso. Ma se conoscete o sapete dell'esistenza di funghi che possono assomigliare o alla sua forma base o alla sua forma atomico a entrambe, fatelo sapere nella sezione commenti, come sempre. Viene detto essere piccolo ma estremamente potente e temuto. Ma prima di parlare delle sue abilità, parliamo un attimo delle sue apparizioni. Lo vediamo combattere multiplo nella seconda pagina del terzo magazine e poi un'ultima volta nel 7° volume, quando Barbataus ottiene i poteri Atomic. Si trova anche nella serie Ritorno del Signore della Natura, ma come ho detto già in video precedenti non ne parlerò in questi video specifici, ma ne farò un video dedicato. Allora, ha 2 abilità principali: ipnosi e avvelenamento. L'ipnosi avviene con lo sguardo, probabilmente. Se ne parla brevemente nella carta base, ma in quella atomica viene detto esplicitamente che avviene tramite gli occhi. L'avvelenamento invece avviene attraverso le sue spore, che ti ammaliano e ti affascinano. Forse sono perfino luminose, come vediamo nelle carte. E poi, quando le respiri, non si capisce bene cosa succede. Forse ti uccidono, forse ti ipnotizzano anche loro. Si sa solo che nessuno ha potuto raccontarlo, come per molti altri gormiti.
L'affermazione finale della carta Atomic mi fa pensare ad uno stato comatoso da cui non si può uscire. Forse una sorta di ipnosi? Boh. Terminiamo con Supplizio il torturatore. È basato sui cactus stereotipati. Forse la carnegea gigante ha, dato il suo corpo pieno di spine e il fisico più robusto che fa pensare ad una pianta grassa, ma nessun cactus nello specifico. Questo gormita è un solitario gigante torturatore e sicario senza scrupoli, tanto da essere abbandonato dai suoi compagni. Vive solitario nella periferia del popolo delle foreste, in un ambiente che, da quanto si può vedere nello sfondo della sua art, è desertico. Non ha amici, ma occasionalmente viene chiamato per compiere lavori sporchi, probabilmente per il gran consiglio citato da Troncannone nel corto della Grande Eclissi. Appare nella prima pagina del terzo volume del magazine e nell'ottavo volume lo vediamo nella copertina e in una delle pagine del fumetto, dove probabilmente viene confuso con Carapax e quindi viene colorato con la palette del popolo del mare Atomic. Terminiamo con i poteri. Ha un corpo visivamente robusto e viene detto essere capace di stritolare i suoi nemici con le sue braccia simili a rovi, data la presenza di spine su di essi. Lo usa principalmente per tutelare i suoi nemici, dato l'enorme dolore che sicuramente provocano, ma sono sicuro che lo può usare anche per stritolare a morte, oppure per sferrare pugni devastanti. Credo che tra tutti i gormiti del suo popolo sia l'unico a non basare la sua strategia sul mimetismo, oltre forse Barbataus. E quindi, al contrario di tutti gli altri gormiti visti in questo video, è l'unico ad avere una buona difesa e un buon attacco, anziché lavorare con delle gimmick particolari come acido o spore. Non mi dispiace vedere ogni tanto gormiti un po' più semplici. Una letterale boccata d'aria fresca in questo popolo strambo e velenoso. E per questa gormanalisi è tutto. Non saprei cos'altro dire, tanto sono questi, cioè sono semplici come design, questi, tra virgolette, semplici. Non saprei cos'altro aggiungere. Non so perché ho una sensazione di aver dimenticato qualcosa nello script, ma vabbè. Questa postazione a video è un po' un test. Sto usando il microfono nuovo per l'audio e il mio telefono per la webcam, perché la mia è pessima. Quanto c'ha? 480? Ah no, 720. E fatemi sapere se vi piace di più. Adesso vedrò col montaggio cosa riuscirò a fare. E boh, niente. Il prossimo video delle gormanalisi sarà Barbataus. Abbiamo raggiunto e superato anche di abbastanza i 600 iscritti, quindi vedrò se riuscirò a fare un video dedicato. Settimana prossima, non lo so, vediamo se riesco. Cos'altro c'è da dire? Niente. Io non so chiudere i video. Non so chiudere i video. Che ce devo fare? Ragazzi? Comunque, vabbè, nel video aggiornamento ci sono tante robe da farvi sapere. E quindi spero di riuscire a farlo.